Ciao, bentornata o bentornato su questo canale. Se invece sei nuovo o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Sei attratto dallo stile minimalista ma hai paura che sia un po' troppo freddo? Allora vieni a conoscere lo stile minimalista caldo. Può far sorridere, ma lo stile minimalista caldo o warm minimalism è un trend molto di moda negli ultimi anni. Ma in cosa consiste lo stile minimalista caldo? Ne parliamo nel video di oggi, ma prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento a casa e non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo. Stile minimalista caldo. Prima di parlarne partiamo con dare due informazioni sullo stile minimalista tradizionale. Lo stile minimalista tradizionale parte dal concetto di less is more, ovvero meno è più, dove tutto quello che è un di più viene bandito per lasciare spazio solo all'essenziale. Con la nascita dello stile minimalista vengono usati anche nuovi materiali come il cemento, il vetro e l'acciaio e c'è una sorta di rigetto all'utilizzo di decorazioni e colori. I colori più usati infatti sono il bianco, il nero, il grigio e qualche neutro freddo. Mobili e complementi hanno linee pulite, essenziali e molto geometriche, un po' spigolose. Per questo motivo lo stile minimalista tradizionale può risultare, almeno come design di interni, un po' freddo e impersonale. Ecco quindi che questo stile si evolve mantenendo la filosofia del less is more, ma in maniera meno estrema, dove non devi rinunciare alle decorazioni, ma usarle in maniera più studiata. Andiamo a vedere i principi dello stile minimalista caldo. Lo abbiamo detto prima, questo è il principio base dello stile minimalista che si porta dietro anche quello caldo. Il minimalismo punta alla qualità più che alla quantità, quindi meno elementi studiati, funzionali, con una qualità superiore. Pur mantenendo il principio di una palette colori ridotta, lo stile minimalista caldo si concentra su neutri caldi e colori della terra. Beige, crema, tortora sono colori base per questo stile e sono colori che rendono la casa accogliente ed invitanti. Questi colori poi possono essere usati in tutti i loro toni e le loro sfumature per dare movimento e profondità. Se non ami le pareti colorati puoi usare il bianco naturalmente, ma ricordati di usarne uno che abbia un sottotono caldo. Parlo di sottotono parlando di neutri, lo trovi qui e ti lascio il link in descrizione. Qualche tocco di nero aiuterà a collegare ancora meglio l'intera composizione. Una differenza sostanziale tra lo stile minimalista tradizionale e quello caldo sono le forme dei mobili e degli elementi. Pur mantenendo linee semplici ed essenziali, nel minimalismo caldo vengono predilette le forme organiche, un po' più morbide e invitanti. Aggiungere mobili ed elementi dalle forme morbide e organiche rende l'ambiente meno austero e più accogliente. Un'altra differenza con lo stile minimalista tradizionale è l'introduzione di trame diverse per creare movimento e dare vita agli ambienti. Nello stile minimalista caldo viene introdotto il legno, la ceramica antica, la pietra e elementi naturali come lo juta, per esempio nei tappeti, e tessili naturali come lana, lino e cotone.
Dimentica pure la perfezione. Avere qualche pezzo rustico e grezzo darà calore e profondità e personalità agli ambienti. Cerca pezzi unici, magari artigianali o anche antichi per dare quel tocco caratteristico in più. Portare la natura in casa, lo abbiamo visto molte volte, è un ottimo modo per portare calore in casa. Non ti stupisce dunque se ti dico che nello stile minimalista caldo le piante sono molto importanti. In questo caso l'ideale sono poche piante ma grandi, dal fogliame importante e di un verde profondo. Questo manterrà la semplicità e la linearità dello stile, dando interesse visivo senza creare caos. Un altro modo per portare la natura è usare grandi rami in vaso, siano essi di vetro o di ceramica. Questo è molto utile se come me non sei proprio un pollice verde. A differenza dello stile minimalista tradizionale, si può decorare un po' di più, ma bisogna farlo con coscienza. Usa elementi, oggetti che davvero ami e hanno un significato per te e che esprimano la tua personalità. Decora, ma non riempire. Lascia spazi vuoti per dare ancora più importanza a quello che è esposto. Abbiamo visto che lo stile minimalista classico aveva introdotto l'acciaio. Il metallo è molto utile per illuminare e dare un po' di gioco agli ambienti, ma quando si tratta di stile minimalista caldo, usa metalli caldi come oro, bronzo, ottone e rame. Puoi anche usare il nero, come abbiamo visto nei colori, aiuterà a legare insieme tutti gli elementi e darà un tocco di eleganza. Anche qui attenzione a non esagerare. Piccoli tocchi di metallo sono più che sufficienti. Per rendere l'ambiente accogliente, filtra sempre la luce, sia quella naturale che quella artificiale. Usa quindi morbide tende filtranti alle finestre e sempre un paralume per le lampade. La luce così sarà più morbida e delicata. Inoltre usa lampadine dalla luce calda, sempre per dare calore all'ambiente. Ho spesso parlato dell'importanza di usare lampadine a luce naturale, almeno per la luce generale, ma nel caso dello stile minimalista caldo è bene tendere alla luce più calda, appunto. Al massimo aumenta un po' la potenza per illuminare bene. Lo stile minimalista tradizionale si concentra molto sulla perfetta simmetria. Il minimalismo caldo usa invece la simmetria per creare interesse visivo. Usa pezzi unici, particolari per attrarre l'attenzione e poi bilanciali con altri elementi della stessa grandezza in altre parti della stanza. Come sempre non esagerare né con la simmetria né con l'asimmetria. Se è troppa, perde poi il suo interesse e fascino. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto, nel caso fammelo sapere con un bel like e magari nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua consulenza. Trovi i miei contatti in descrizione. Se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video. Grazie di cuore di essere stato qui con me. A presto!